Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la prima parte di luglio 2024 e abbiamo la carta della giustizia. Amici del cancro, quando c'è la carta della giustizia c'è sempre un momento di riequilibrio, di regolarizzazione anche per qualcuno. È una carta che ci parla di giustizia divina, però sappiamo che la giustizia divina non sempre è quello che vogliamo noi, ma normalmente è quello di cui la nostra anima ha bisogno per evolvere. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Ho pubblicato poi una guida che vi spiega come unire più oroscopi, la trovate sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche le previsioni per il primo e secondo semestre del 2024 per l'estate e poi c'è anche il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Allora ragazzi, partiamo con un 6 di bastoni, un 9 di pentacoli, 2 di denari, temperanza, cavaliere di denari, regina di bastoni, e 10 di spade. Devo dire che è un buon periodo, ragazzi. Adesso io vi dirò qual è l'energia, diciamo, più importante, il movimento energetico più importante, e poi vi farò come degli esempi per aiutarvi ad adattare la lettura alla vostra realtà. Però questa, siccome è una lettura generica, può riguardare la famiglia, il lavoro, gli affetti, qualsiasi cosa. Le letture specifiche per le relazioni, cioè se avete già qualcuno in testa, usciranno la prossima settimana e poi ci saranno poi anche quelle dei single a parte e sul lavoro specificatamente, ok? E anche sulla famiglia e gli affetti, proprio perché ho modificato un po' quella della prossima settimana come lettura. Allora, direi che con questo 6 di bastoni e questo 9 di denari si parte molto bene. Qui ci potrebbe essere un nuovo contratto, un nuovo ruolo lavorativo, un qualche tipo di risultato che andrete a raggiungere tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Andiamo a vedere questo 6 di bastoni. 10 di coppe, wow! E imperatrice. Sì, ragazzi, qui c'è proprio un qualche tipo di risultato che si raggiunge, un qualche tipo di unione, un qualche tipo di ruolo anche potrebbe essere. ehm, Ho l'idea che per qualcuno sia proprio un pezzo di carta, come una laurea, come un qualche questione magari proprio di tipo burocratico, considerato anche che avete la giustizia qui. Datemi una carta per l'imperatrice. 2 di bastoni, 5 di spade, 10 di spade che avete anche qui, eh? Sento che a qualcuno dispiace un po', è come se ottenendo questo risultato in qualche modo cambiasse la realtà, cioè una volta che ci si laurea non si vive più nell'ambiente universitario e via dicendo, no? Il primo esempio che mi è venuto in mente.
E c'è un po' di, così, un po' di tristezza secondo me anche, un po' di confusione. Andiamo a vedere il 9 di denari. Abbiamo l'eremita. Devo dirvi ragazzi che per qualcuno potrebbe essere l'apertura della partita IVA. Cavaliere di Pentacoli e 7 di Pentacoli. C'è comunque un'energia di autonomia, di indipendenza, di solitudine, di qualcuno che potrebbe anche guidare un gruppo, vi dirò, per quello che sembra quasi un, come si dice, uno scatto di livello in alto a livello lavorativo o comunque nella vostra vita in generale. Andiamo a vedere il 2 di denari. Il sole. E un 6 di pentacoli. Ho la sensazione che anche per questo 5 di spade e questo 10 di spade che ci sia un po' come l'idea di sottofondo vostro che sì, ho raggiunto il risultato, sì, sto andando avanti, sì, ma sono sulla strada giusta. È per quello che c'è l'eremita qui. E qui il consiglio con il cavaliere di pentacoli è di andarci piano, di essere cauti. Perché qui avete anche un 6 di pentacoli, c'è come il bisogno di creare un certo equilibrio, quello che invece non c'è con il 2 di pentacoli. Se per caso, ragazzi, è una questione legata alla gestione dei figli, sento che le cose miglioreranno. E se foste in una situazione, diciamo, legale per la gestione dei figli, anche qui ho la sensazione, ragazzi, che piano piano le cose miglioreranno. È come se trovaste la giusta dinamica per gestire al meglio le cose. Andiamo a vedere la temperanza. 3 di bastoni. E fante di coppe. Sì, qui c'è qualcosa con i figli, anche. Potrebbe essere il tema dei figli, diciamo, affrontare questo argomento. Se non è un figlio, ragazzi, tenete presente sempre che nei tarocchi la parola figli può essere sostituita con la parola progetti. Quindi se non è il vostro caso, quello dei figli, potrebbe essere proprio qualche tipo di progetto, magari è legato ai bambini. Però ho come l'idea che qui ci sia un attimino da aspettare un attimo, lasciar assestare i movimenti che fa la giustizia, perché qui c'è bisogno, in un certo senso, di guarire. Sento per qualcuno il proprio bambino interiore. È come se questa ricerca vi dovesse far capire quali sono i vostri punti deboli. Qui avete il cavaliere di denari 2 volte. Allora potrebbe essere effettivamente una persona o semplicemente potrebbe essere l'attitudine verso questa regina di bastoni. Andiamo a vederlo. Tre di coppe. Se qualcuno
avrà la promozione agli inizi di luglio. Io sento che tutto questo movimento è: ma ce la farò a gestire tutto, ce la farò a gestire il gruppo, ce la farò a rivestire al meglio l'incarico. Qui le carte vi dicono: fate un passo alla volta, affrontate i problemi mano a mano che vi arrivano e cercate di trovare il vostro equilibrio nonostante le maree agitate. Tre di coppe, 6 di spade e 2 di coppe. Sì, si tratta di trovare un punto di incontro. Si tratta, guardate, guardando queste carte ho come la sensazione che il Cavaliere di Denari potrebbe essere una persona a livello romantico che conoscerete, però ripeto, le letture specifiche sulle relazioni romantiche usciranno giovedì prossima settimana, ogni giovedì. Abbiamo un'uscita quindicinale per le letture generali e l'altra per le relazioni. Va bene, andiamo a vedere la Regina di Bastoni. Dieci di bastoni, 10 di spade. Qui abbiamo la torre, ragazzi. Voglio andare a vedere anche questo 10 di spade. Re di spade. E 3 di spade. Allora, se fosse una relazione romantica o una relazione interpersonale, devo dire che qui c'è una persona di troppo con questo 3 di coppe ed è un po' come se voi prendeste in mano la situazione e con questo re di spade, come la giustizia, tagliaste qualche cosa. Vi dirò, da un lato c'è il 3 di spade che è la ferita ancora aperta, dall'altro c'è il 10 di spade che è la chiusura di questa ferita. Quindi è come se con il re di spade qualcuno dicesse basta, c'è anche la torre, si rompono certe certezze, si rompono certe sicurezze che avete avuto fino a questo momento. In realtà io lo sento positivo, ragazzi, perché? Perché qua vi allontanate, diciamo, da questa realtà di insicurezza. Ed è un po' come, ok, mi preparo a lasciare indietro tutto quello che deve essere lasciato indietro, mi preparo a gestire le cose al meglio, al massimo delle mie potenzialità, lasciando indietro i vecchi schemi di comportamento, i vecchi schemi di pensiero, proprio per uscire da questa sofferenza. Si diventa un po' re di spade, si taglia quello che non serve. La giustizia, quando arriva con la spada, taglia quello che di troppo c'è in uno dei piatti della bilancia, proprio per riportare l'equilibrio tra i due. E anche qui avete 6 di pentacoli, quindi devo dire che è un po' il movimento del periodo. Andrete come via via tagliando quelli che potrebbero essere pensieri contaminati, quelli che potrebbero essere questioni anche legate al passato, sento un po' con l'eremita. Proprio per andare verso una sorta di cambio, di trasformazione, di riequilibrio delle vostre dinamiche. Se per caso c'era quel tema dei figli in ballo, qui ragazzi sento che è un po' come chiudere il capitolo, mettere in stand-by il capitolo per un po'. Se fosse una questione lavorativa, monetaria, come vi ho detto, qui si tratta di prendere in mano la situazione semplicemente, diventando anche un po' più freddi, perché quando si ha a che fare con un gruppo di persone per lavoro, certe volte c'è bisogno di mantenere una certa freddezza per riuscire a mantenere una certa obiettività all'interno di dinamiche e situazioni che si potrebbero presentare. Però questo in realtà per voi è, vabbè, un modo di imparare anche a staccarsi dalle cose, ma soprattutto un modo di proteggervi, di lasciarvi indietro certe sofferenze che magari fino a questo momento vi hanno un pochettino troppo coinvolto. Andiamo a vedere, c'è solo da procedere con calma, ecco, questo lo sento molto forte,
perché è come se fosse un nuovo capitolo della vostra vita, è come se fosse un qualche tipo di anche scossa di assestamento, se avete già avuto, diciamo, questo taglio di cui ci parla la giustizia a giugno. Però io qui sento che sarà proprio un cambiare gli schemi di comportamento, adesso si fa come dico io, una cosa per lo stile. Andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia. La morale e ricettività. Oh, che interessante! Perché qui abbiamo la regina di denari e la regina di coppe. Quindi tutto quello che è la mente nel suo stato più puro e tutto quello che è il cuore nel suo stato più puro. E secondo me, per molte persone, tutte queste bilance che ci sono, anche la temperanza, perché mi parla di equilibrio, sono proprio per aspettate, ce la faccio. Riequilibrare lo stato mentale, quello che si pensa pensino gli altri e il lato emotivo, cosa sento, cosa provo, cosa vivo. Mm? Bene, un'ultima carta, un ultimo oracolo, un koan zen. Giusto per darvi un pensiero su cui meditare. La luce interiore è al di là della lode e del biasimo, come lo spazio non ha confini. La luce interiore qua si intende un pochettino la propria essenza. Ho come l'idea che vi dicano di non giudicare. Probabilmente per qualcuno la giustizia è più il giudizio, ma ci sta anche con la giustizia. Si determina secondo il proprio punto di vista che cosa è giusto o che cosa è sbagliato. E invece probabilmente avete bisogno di sentire. È come se la carta vi invitasse a non soffermarvi troppo su quello che è giusto o su quello che è sbagliato o su quello che viene elogiato o su quello che viene criticato, okay? Però semplicemente la luce interiore, l'amore in questo caso, è quello che è, non ha confini. Amici del cancro, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti perché a me piace sempre leggerli, anzi di fatto voglio ringraziare tutte le persone che spendono quei pochi secondi per lasciarmi un commento, quindi grazie davvero di cuore. Se volete sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere il video e se poi volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. I temi che tratto nella sezione degli abbonati, per gli abbonati, sono sistemati, sono sviluppati come se fosse una sorta di scuola di metafisica, di magia bianca, ok? La magia bianca è lavoro dentro di me, lavoro la mia energia per far sì di muovere automaticamente l'energia fuori, per riuscire a plasmare, ad attirare la realtà che voglio, ok? Giusto per farvi capire così a grandi linee. Poi, se volete saperne di più, potete sempre curiosare nelle playlist, sono quelle con le copertine lilla, lì ci sono i titoli dei video, si vedono. Per il resto io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!